Buongiorno, ultimo giorno di vacanza. Qualcuno è triste. Comunque, detto ciò, stiamo andando al mercato di Chak to Chak a comprare un po' di souvenir. Ma siamo ancora a Bangkok, quindi godiamoci la vacanza fino all'ultimo. Fino alla fine. Eccoci al mercato di Chak to Chak. Adesso cerchiamo qualcosina di carino da portare a casa. Il mercato di Chak to Chak dovrebbe essere uno dei più grandi, se non il più grande dell'Asia. Perlomeno così ho sentito, poi approfondisco. Benvenuti a Chak to Chak, il mercato del weekend più grande del mondo. Oltre 15.000 bancarelle sparse su 35 acri nel cuore di Bangkok. Qui puoi trovare di tutto, dall'artigianato locale al miglior street food thailandese. Un labirinto di colori e profumi che accoglie 200.000 visitatori ogni fine settimana. Pronto a perderti? 3 hours later. Missione compiuta, abbiamo comprato tutto. Ale ha preso anche finalmente il suo ventilatore. Che si è scaricato dopo 10 minuti. Ventilatore portatile, lo caricheremo poi una volta in albergo. Quanto tempo? Comunque, Bolt, applicazione regina della vacanza, la più utile di tutte, accanto a Yesim, ma Yesim è più che un'app, è un servizio, quindi Bolt vince. Abbiamo smaltito la stanchezza dello shopping al mercato di Chak to Chak di stamattina, tolgo le mani di schiena un pochino, va bene, e adesso andiamo a fare una passeggiata al parco. Giusto, bravo. Stai continuando a Non avevo intuito, pensavo di doverlo disattivare. Ricarichiamo le bottiglie. Strano che non sto facendo acqua. Ok. Ma non è che per caso vuole venire a piovere? Alle 15:30 usciamo per un picnic, ma la Thailandia aveva altri piani. Arriva un temporale, doveva durare mezz'ora. Spoiler, durerà 4 ore. In realtà sta già piovigginando. Forse è meglio aspettare. Alla fine ha piovuto. Ci tocca aspettare. Picnic rinviato. Quasi quasi vado a fare un po' di palestra. No, meglio di no. Comunque dovrebbe smettere tra 15 minuti, si riuscirà a mettere a fuoco. Sono le 15:43. Vediamo se alle 16 sarà finito il temporale. No, sono le 16:01 e sta ancora piovendo. L'intensità è diminuita ma sta ancora piovendo. Vabbè, mancherà poco ancora. Comunque questo traliccio qua davanti mette ansia. Alla fine sono le 5 e non ha ancora smesso di piovere, quindi il picnic lo facciamo qua. A male estremi rimedi. E dopo 4 settimane in cui il meteo ci ha sempre assistiti, per la prima volta oggi, nell'ultimo giorno, ci ha impedito di andare al parco, ma noi ne approfittiamo per stare in piscina. Quello è Ale ed è Foda anch'io. Alla fine non ha smesso di piovere, ancora sta piovigginando, è arrivato il buio ma sta ancora piovendo e noi abbiamo deciso di andare a mangiare in un ristorantino qua vicino. Per la prima volta in questa vacanza andiamo a mangiare fusion e non thai o cinese. Così ci andava di cambiare, anche per avvicinarci gradualmente al cibo delle nostre parti. Ragazzi, se vi annoiate in Thailandia, installatevi un gioco che io conosco molto bene, tra virgolette, molto. Vabbè,
Non sto facendo pubblicità. Se si annoiano ovunque, perché sono in Thailandia, lo possono scaricare. Fare ovunque. Mettiti di qua che sta arrivando una... Squid Game, il gioco di Squid Game di Netflix. Il suo nome è Squid Game senza limiti. No limiti. Quindi Squid Game senza limiti, ma che facciamo? Lo facciamo vedere sul tuo canale? Sì, lo porteremo. Lo porteremo sul canale che si chiama? Game e Go. Iscrivetevi Game là anche per favore. Iscrivetevi là e qua. Dappertutto. Comunque questa zona, per quanto sia vicinissima, adiacente praticamente ad una strada trafficatissima, che si chiama Sukhumvit. Me lo sono ricordato. Sukhumvit. Questa zona è tranquillissima. Sembra quasi di essere nel quartiere dove siamo arrivati praticamente, che era più vicino al Khao San Road, e che era anche quello tranquillissimo perché praticamente era la downtown di Bangkok, quindi erano tutte casette piccoline, ristoranti tantissimi. Qui è un po' più, beh, qui si vedono i grattacieli, downtown, sì. Qui invece siamo vicini ai grattacieli. Ecco il nostro ristorante di questa sera, si chiama Shuten Bangkok. Vediamo, dai. E una cosa, a proposito di Squid Game, guardate anche lo short di Squid Game nella piazza di Bangkok. Ok. Abbiamo giocato proprio Come carino. Squid Game. Allora, come dicevo, abbiamo scelto questo posto per tornare un po' verso le nostre origini, come ci E io voglio diciamo. tornare a fare questo. Aspetta, sì. Allora, abbiamo preso questa picanha stick e poi abbiamo preso questo maiale stufato. Ci ha detto che lo fanno cuocere per 6 ore, poi credo lo friggano pure, non lo so, non ho capito bene. Comunque deve essere buonissimo. Il ristorante è un po' caro chiaramente perché insomma comunque sono piatti abbastanza ricercati, ma secondo noi è buonissimo. Poi anche il costo è Ed è stato gentilissimo perché aveva finito tutte le uniche 2 birre che volevamo erano queste 2 giapponesi, Asahi e Kirin, e le aveva finite. Ha visto che erano un po' titubanti sulle altre, ha detto allora aspettate, vi vado a prendere io 2 Lio, 2 birre thailandese fuori e ve le porto. Perché le ha finite queste 2 e non aveva proprio quelle che volevamo noi, le Lio. È stato già saccheggiato abbondantemente. Cioè mamma l'insalata. Questa carne sembra buonissima, vediamo. E lo è. Lo è? L'ho già assaggiato? Deliciosa. Ne mancherà. In Italia c'è il pad thai. Sciogli in bocca, pad thai, sì, ma non è uguale a questo. Credo sia difficile trovarlo come l'hai mangiato qua. Notevole. Già come presentato, metti la quella in bocca. Vai Ale, buon appetito. assaggia. Al sangue si vede. Secondo. Visto che il pane non è previsto, mangiamo le Ma patatine. sai come io ho fatto? Questo con 2. Più di 2. La scarpetta con le patatine è una variante interessante. Abbiamo ordinato un terzo piatto che Masha ha voluto provare il pollo lemongrass. I ragazzi ci hanno offerto nell'attesa del brodo di pollo, anzi zuppa di pollo ha detto. Nessuno la mangia? O meglio, nessuno la beve? Alla faccia. Ci sono delle spezie che non identifico, ma... Piccante? No, è buonissimo. Ale, vuoi la carne? Guarda. Il miglior boccone della zuppa, tieni? Assaggia. Che poi uno potrebbe dire, vabbè, è brodo di pollo. Non è proprio così, è particolare. Primo piatto,
pollo al lemongrass. Farsi colare. Facciamo così. Poi c'è tipo così. Poi fare. Fai così. Il lemongrass ti deve piacere. Ti piace? Sì, generalmente sì. Sulla carne non è secondo me non è il massimo, però è un buon sapore. Per smorzare un po' il sapore del lemongrass bisogna mangiarlo insieme al riso e all'uovo. Così. Questo è il boccone. Cena perfetta. Alla fine abbiamo fatto anche amicizia con il proprietario nonché arredatore del locale. E questo è il gioco di cui ti stavo parlando. Niente, serata perfetta. Meglio di così non poteva finire la vacanza. Ed eccoci qui, l'ultimo giorno è arrivato, ma quello che ci portiamo a casa va molto oltre questo viaggio. Abbiamo vissuto la Thailandia in ogni sua forma, tra templi, mare, sorrisi, caldo, pioggia e momenti che non dimenticheremo mai. Una parte di noi resterà qui, e forse proprio questo il senso di viaggiare. Grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo viaggio, episodio dopo episodio. Siete stati con noi in ogni passo, in ogni scoperta, in ogni emozione. E prima di salutarci facciamo insieme un ultimo viaggio. Sawadika, Thailandia. We went head first into the fire, watched the flames rise higher.